È successo esattamente quello che mi aspettavo. Qualche giorno fa abbiamo parlato su questo canale della indiscrezione fuoriuscita da fonti attendibilissime di Microsoft che ci informa che Windows 12 non vedrà più la luce entro la fine dell'anno, ma sarà rimandato a tempo indeterminato per fare spazio alla versione 24H2 di Windows 11. E fin qui tutto bene. Quello che tuttavia ha fatto imbizzarrire, e non uso a caso questo termine, gli utenti e i membri della community è stato il fatto che molto probabilmente, in base a quanto riferito dalle stesse fonti, Windows 11 24H2 avrà delle richieste in termini di risorse hardware tanto esose da costringere la maggior parte di noi a cambiare computer. E qui si è scatenata la bagarre che avevo preventivato, ovvero la maggior parte degli utenti ha detto basta, io cambio sistema operativo e passo a Linux, ma allo stesso tempo tutti quanti si sono dimostrati piuttosto spaesati sulla scelta e sul modo di orientarsi tra le varie distribuzioni di Linux che possono essere veramente una giungla. E così arriviamo proprio all'argomento di questo video, che è inteso a farti scoprire quale sia esattamente la distribuzione Linux adatta proprio per te. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ogni volta che si pronuncia una certa parola in presenza di un utente Linux, succede sempre qualcosa di molto particolare. Windows! Purtroppo è vero anche l'opposto, perché ogni volta che si va a nominare qualche altro sistema operativo in presenza di un appassionatissimo utente Windows, l'effetto è esattamente sovrapponibile. Linux! Abbiamo già ampiamente disquisito sul fatto che sono due sistemi operativi differenti e che in alcuni casi è più indicato l'uno ed in altri casi è più indicato l'altro. Tuttavia, quando questi due mondi vengono ad unirsi, è proprio lì che si scatena il cataclisma, e questa volta soprattutto da parte degli utenti Windows. E questo perché tutti quanti quelli che provengono dal mondo, da quel mondo lì hanno delle serie difficoltà ad orientarsi nella selva di diverse distribuzioni e soprattutto con le differenze obiettive che ci sono tra l'uno e l'altro sistema operativo. E allora andiamo a vedere un attimo, sulla base delle tue esigenze, quale può essere la distribuzione Linux più adatta a te. Parliamoci chiaro, un utente che proviene dal mondo Windows è abituato ad avere un unico sistema operativo dove non solo virtualmente ma anche praticamente è possibile fare qualsiasi cosa. Quando invece si viene a confrontare con il mondo Linux, scopre che esistono una serie di distribuzioni e che queste sono diverse tra loro non solo nell'aspetto grafico, ma anche nel modo di essere utilizzate e non ultimo per i software disponibili sull'una piuttosto che sull'altra. Generalmente va a fare una ricerca su internet che non fa altro puntualmente che aumentare il suo livello di confusione. Una prima mano d'aiuto ci viene dal sito linux.it e più precisamente nella sezione distro. Non stare a prendere matite, carte e appunti perché tanto ti lascio tutto quanto nella descrizione di questo video. Su questo sito potrai rispondere a 4 semplicissime domande che non solo ti aiuteranno a scremare le distro più adatte al tuo utilizzo, tra cui potrai scegliere in seconda battuta, ma ti aiuterà anche nel download della distro che riterrai più adatta a te. Le domande sono queste: quanto ne sai di computer? Hai già esperienza con Linux? Quale tra queste è la tua priorità? E quanti anni ha il PC su cui vorresti installare Linux? Domande giustissime. Andiamo a fare una prova insieme. Quanto ne sai di computer? Diciamo che sappiamo arrangiarci. Abbiamo esperienza con Linux? Mai visto, neanche da lontano. Quale tra queste è la tua priorità? Semplicità d'uso, applicazioni sempre aggiornate o massimo controllo del sistema. Partiamo come partirebbe un dilettante, anche in questo caso clicchiamo semplicità d'uso. Quanti anni ha il PC su cui vorresti installare Linux? Diciamo che è un PC piuttosto vecchio e che quindi ha più di 5 anni.
Come vedi, una serie di distribuzioni sono marcate in rosso e ne rimangono alcune in verde. Ovviamente tra queste dovremmo andare a scegliere la distro che ha più sì in assoluto, quindi in questo caso mi viene consigliato di scaricare l'Ubuntu. Quello che devo fare è andare a cliccare sul pulsante scarica, si aprirà, come puoi vedere, la pagina di download di l'Ubuntu dove potremo scaricarlo ed installarlo. Tuttavia va detto che spesso questo metodo può essere fuorviante, come a mio avviso anche in questo caso, perché può dare dei consigli che non sono esattamente adatti alle nostre esigenze e possono semplicemente contribuire a fare aumentare la nostra nebbia mentale in questo senso. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Salvo casi davvero molto particolari, a mio avviso la nostra scelta si può ridurre a due ISO principali che andranno bene nel 90% abbondante dei casi e due ISO davvero molto particolari per usi specifici. Andiamo a vedere quali sono. Per tua comodità ho pensato di raggruppare non solo tutti quanti i sistemi, ma anche gli strumenti che ti serviranno sul sito della community e quindi andiamo ad aprirlo e vediamo di che cosa stiamo parlando. Apriamo quindi il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andiamo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca ed andiamo ad aprire il primo risultato, cioè quello che si riferisce al sito gentiluomodigitale.it. Una volta aperta la schermata Home ci porteremo qui in alto nella sezione Downloads. Scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questa parte qui, quella che contiene i sistemi che si chiamano Zorin OS, Ubuntu, SteamOS e Tails, nonché un software che si chiama Balena Etcher che servirà per la configurazione e l'installazione degli ultimi due. Una precisazione. I due sistemi principali che andremo a vedere oggi, cioè Zorin OS ed Ubuntu, potrai provarli senza la necessità di installarli immediatamente sul tuo computer, anche perché ritengo che sia bene farsi un'idea prima di andare ad installare in pianta stabile un sistema operativo sul proprio computer. Ti premetto inoltre che tutti quanti i pulsanti file download di questi software si riferiscono ai siti originali dove ci sono queste ISO, soprattutto perché è sempre opportuno avere la versione più aggiornata in assoluto. Partiamo quindi con Zorin OS e facciamo clic sul pulsante File Download per andare a scaricare la nostra ISO. La prima cosa di cui ci accorgiamo è che esistono la bellezza di tre versioni di Zorin OS che sono la Professional, che ha un costo una tantum di 48 euro e che sinceramente non ti consiglio di acquistare immediatamente, anche se magari sei preso dall'entusiasmo, perché molto probabilmente ti converrà prima effettuare una prova. La prova la potrai effettuare con una delle altre due versioni che sono la cosiddetta Core e la cosiddetta Lite. La Core è la versione attualmente in fase di sviluppo e produzione, quindi la principale, mentre la Lite è quella che andrà bene nel caso in cui il tuo computer sarà piuttosto datato, perché è possibile installarla, come leggiamo, anche su PC che abbiano ben 15 anni di età. La mia prima scelta è caduta su Zorin perché è un sistema studiato esplicitamente per consentire il passaggio molto più agevole degli utenti Windows a Linux. Nelle versioni gratuite non ha quasi nulla da invidiare alle versioni a pagamento e queste non hanno assolutamente alcuna forma di scadenza e possono essere utilizzate a tempo indefinito. Potremo quindi fare clic sul pulsante download e, a meno che tu non voglia iscriverti alla newsletter, potrai cliccare qui in basso il link skip to download e attendere il termine dello scaricamento. Le paste di meliga. Non ne parliamo. Allora, ecco qui il nostro download che è terminato. Quello che andremo a fare a questo punto sarà tornare qui in alto a sinistra sulla pagina Gentiluomo Digitale per andare a procurarci questa volta invece il nostro adorato Rufus. Per trovarlo rapidamente ci porteremo qui in alto a destra sulla lente, ci cliccheremo su e digiteremo Rufus. Premiamo invio sulla tastiera e scarichiamo l'ultima versione.
Attendiamo il termine del download anche di Rufus, dopodiché andiamo ad aprire la nostra sezione download. Vediamo che al suo interno sono presenti due file. Clicchiamo su Apri per andare a mostrare la cartella che li contiene e chiudiamo la finestra del browser retrostante. A questo punto andiamo a selezionare entrambi i file e trasciniamoli con il pulsante destro sul desktop in modo da spostarli in questa posizione. Fatto questo, chiudiamo la finestra dei download ed andiamo ad aprire questa cartella compressa per estrarre a sua volta dal suo interno il file Rufus che porteremo qui. Chiudiamo di nuovo la cartella compressa ed andiamo a cancellare il file compresso che non ci serve più. A questo punto ci dovremo procurare un pendrive. La capienza non è tanto importante perché, come puoi vedere, l'immagine di Rufus occupa solamente 3,5 GB, quindi anche un pendrive da 4 GB andrà benissimo. Una volta che ci saremo procurati il nostro pendrive, lo andremo ad inserire nel PC. Ecco fatto, apriamo a questo punto Rufus ed accettiamo cliccando su sì che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo. Qualora ci venga richiesto di verificare la presenza di aggiornamenti online, clicchiamo su sì. Ed ecco che il nostro Rufus è pronto per l'azione. Come prima cosa accertiamoci che il pendrive che abbiamo selezionato sia innanzitutto quello giusto e in secondo luogo che non ci siano file o documenti importanti perché stiamo per formattarlo e tutto il suo contenuto verrà irrimediabilmente distrutto. Trasciniamo ora l'immagine di Zorin che abbiamo appena scaricato all'interno di Rufus. Fatto questo, scegliamo come schema di partizionamento MBR e come sistema di destinazione BIOS o UEFI, che dovrebbe essere compatibile con la maggior parte dei computer. Clicchiamo sul pulsante Avvia e scegliamo Scrivi in modo immagine ISO, come ci viene suggerito. Confermiamo con OK e potremmo essere avvisati che sul nostro computer mancano alcuni file. Qualora ti compaia questa finestra, niente paura, clicca semplicemente su Sì e vedrai che i file verranno automaticamente aggiunti. Clicchiamo ora sul pulsante OK della finestra che ci conferma che verranno cancellati tutti i file presenti su questo pendrive. Fatto questo, attendiamo il termine dell'operazione. Ci ha messo una quantità di tempo senza senso, il pacco era quasi intero, avrò preso 15 kg e domani dovrò correre per 300 km, ma ti garantisco che ne sarà valsa la pena. A questo punto possiamo cliccare sul pulsante chiudi e inserita la chiavetta nel computer su cui vorremmo utilizzarla, dopo aver impostato l'avvio di pendrive dal BIOS, cosa che purtroppo, come ben sai, non posso mostrarti perché è diversa da macchina a macchina, ci basterà andare a riavviare il nostro computer per andare a provare questo Zorin OS. Ed ecco che all'avvio ci ritroveremo in questa schermata che ci invita a provare oppure installare Zorin OS. Non sarà necessario cliccare assolutamente nessun pulsante e la macchina farà tutto quanto da sola. Ed ecco il nostro Zorin OS che si sta avviando. Tramite questo pendrive avremo la possibilità di provare questo sistema operativo un po' scenografico, è sicuramente molto ma molto valido. Quello che dobbiamo fare a questo punto è cliccare sul pulsante Try Zorin OS e attendere nuovamente qualche secondo. Ed ecco fatto, il nostro Zorin OS è perfettamente funzionante e potremo provarlo senza la necessità di installarlo sul nostro computer. Fai tutte quante le prove che vuoi e nel momento in cui vorrai installarlo ti basterà fare doppio clic su questa icona che trovi in alto a sinistra sul tuo desktop per poter usufruire di un sistema di installazione davvero molto ma molto semplice. Ed esattamente nello stesso modo di Zorin potremo scaricare e provare anche Ubuntu. Vediamolo insieme.
Ubuntu è un sistema da cui Zorin è nato, quindi Zorin è un'evoluzione di Ubuntu, ma le differenze tra i due sono che Ubuntu è un pochino più complesso da utilizzare, ma sicuramente anche molto più articolato. Se quindi avrai ad esempio preso confidenza con Zorin, con il sistema Linux, potrai decidere di installare Ubuntu. Io in questo caso clicco su Try Ubuntu, avrei potuto cambiare la lingua qui a sinistra e scegliere l'italiano, ma non fa niente, che offre sicuramente molte più possibilità rispetto a Zorin. Ubuntu è un sistema che ti consiglio sia nel caso in cui la tua macchina non sia particolarmente performante, ma che non ti consiglio come sistema iniziale perché sarà prima opportuno prendere con maggior facilità dimestichezza con Linux. Nella sezione Downloads del sito del canale puoi trovare inoltre gli altri due sistemi operativi che abbiamo appena sbirciato prima, che sono nella fattispecie SteamOS e Tails. SteamOS è un sistema operativo basato su Linux che ti servirà se tu invece vorrai utilizzare Linux solo ed esclusivamente per il gaming. È stato creato da Steam e se andiamo ad aprire la pagina File Download ci accorgeremo che va installato in maniera molto diversa rispetto ai due sistemi precedenti, cioè Zorin e Ubuntu. Troverai tutte le informazioni relative all'installazione nella pagina che ti si aprirà e troverai anche nel sito Gentiluomo Digitale il file Balena Etcher che ti servirà per effettuare questo tipo di installazione, ma non preoccuparti perché è assolutamente spiegata passo passo. Naturalmente nel momento in cui dovessi notare nei commenti che c'è un interesse nei confronti di questo sistema operativo, sicuramente non mancherà un video specifico nel merito. E tornando sulla sezione Downloads del canale, vediamo l'ultima ISO che vado a proporti, che è un sistema operativo molto particolare. Infatti questa versione di Linux non deve mai essere installata sulle macchine. Si tratta di Tails, la versione di Linux utilizzata anche da Edward Snowden, ovvero la versione che è riuscita a mettere in scacco addirittura la CIA e l'NSA americana. Si tratta di una distribuzione focalizzata solo ed esclusivamente sulla sicurezza. Attenzione però da questo punto di vista, perché la sicurezza di Linux ha una doppia faccia. Non dobbiamo confondere la sicurezza di sistemi come Kali oppure come Parrot, che sono dei sistemi di pentesting, ovvero non intrinsecamente particolarmente sicuri, ma intesi a verificare la sicurezza di altri sistemi operativi. Quindi sono dei sistemi che servono a provare delle intrusioni. Ebbene, la sicurezza offerta da Tails è invece un qualcosa di completamente diverso, perché serve a tutelare la nostra privacy, serve ad essere un sistema operativo virtualmente inattaccabile e serve soprattutto a tutelare i dati personali che vengono custoditi all'interno del pendrive. Anche in questo caso, facendo clic sul pulsante File Download, avremo la possibilità di scaricare la ISO di Tails, che anche in questo caso dovrà essere installata tramite il software Balena Etcher, ma sul sito stesso troveremo, oltre a delle informazioni relative al funzionamento di Tails, anche la possibilità di andare a vedere delle istruzioni dettagliate per Windows su come procedere con l'installazione, letteralmente passo passo. Nuovamente, se ci fosse un interesse specifico in tema sicurezza per quanto concerne questo sistema operativo, sarò ben disponibile a fare volentieri un approfondimento in merito. Ricapitoliamo. Se sei un utente alle primissime armi ed hai un computer anche non particolarmente prestante, ma vuoi utilizzare una versione di Linux che ti consenta di prendere facilmente dimestichezza e imparare i rudimenti, salvo poterla successivamente anche installare, il consiglio è sicuramente di utilizzare Zorin OS, che è il sistema operativo che fa al caso tuo. Se sei un utente più evoluto oppure hai utilizzato Zorin OS e hai preso dimestichezza con tutte quante le meccaniche di Linux, il suggerimento è sicuramente quello di passare ad Ubuntu, che è un sistema completo, strutturatissimo e soprattutto che vanta una community di grandissime dimensioni, sempre pronta ad aiutarti in caso di difficoltà.
Se il tuo interesse con Linux invece è il gaming, ti suggerisco sicuramente di provare SteamOS. Anche Zorin e ancora di più Ubuntu possono essere utilizzati per giocare, però francamente ho trovato sempre deludenti le prestazioni rispetto ai sistemi Windows. Infine, se utilizzi Linux solo occasionalmente ma sei particolarmente focalizzato sulla sicurezza, di certo Tails sarà il sistema operativo che fa al caso tuo. Spero davvero che questo video sia stato esaustivo, non me ne vogliano i fautori delle altre versioni di Linux, tutte quante rispettabilissime. Questo è solamente il mio parere personale ed è il consiglio che do di solito anche ai miei clienti. Un'ultima precisazione: non ho citato Linux Mint perché a mio avviso non regge il paragone con Zorin OS. Anche Linux Mint è una distro basata su Ubuntu che è molto semplice da utilizzare e da installare, e per farlo valgono gli stessi identici passi che ho mostrato con Zorin. Windows! Video lunghissimo quest'oggi e quindi per compensare taglio cortissimo nel finale e faccio un solo ringraziamento, e cioè quello dedicato proprio a te che hai guardato questo video fino in fondo, mi hai visto ingrassare nel corso del medesimo, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima. Io vado a correre.